Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 12° episodio di GLS Backgammon News. Lunedì inizierà a Skopje, in Macedonia del Nord, il campionato del mondo a squadre di backgammon. L'Italia sarà chiamata a difendere il prestigioso titolo conquistato lo scorso anno a Venezia. Al momento risultano iscritte 26 squadre e brilla l'assenza dello squadrone giapponese che ha conteso all'Italia il titolo nella finale di Venezia. Ma passiamo a vedere le diverse squadre con i loro giocatori in ordine alfabetico. La prima è l'Austria, squadra molto compatta e forte che si piazza sempre molto bene, col presidente WBGF Bernard Meyer. Il Belgio, un'altra squadra molto solida che fa spesso molto bene. Conosciamo in particolare Johan Uyck, il capitano, e Michel Lamotte, che hanno partecipato diverse volte a tornei in Italia. Poi Bosnia-Erzegovina, che è una delle squadre outsider, non è tra le favorite. Benjamin Camo è un giovane giocatore promettente. Bulgaria, capitano Bojidar Iliev, che ricorderete ha vinto nel 2018, se non ricordo male, il torneo di Roma. Squadra di Cipro, altra outsider, nome più conosciuto Niyazi Unluturk, almeno per me il più conosciuto. La Croazia, che nelle prime edizioni ha ottenuto una medaglia d'oro e una medaglia d'argento. Attualmente non è una squadra fortissima, mancano i giocatori più forti, tra cui sicuramente Mislav Kovacic. La Danimarca invece una corazzata, ha vinto per 3 volte il campionato e schiera sempre una squadra fortissima, anche se mancano alcuni dei giocatori più forti. Quindi una tra le favorite, se non la favorita. La Finlandia alla sua prima partecipazione, anche questa una squadra da tenere sott'occhio. Sono sempre squadre forti. La Francia, ottima squadra che ha ottenuto diversi buoni risultati, giocatori che conosciamo perché sono vicini di casa, hanno partecipato diverse volte ai nostri tornei. Georgia, molto forte, capitanata da Nodar Gagua, campione italiano in carica. Manca Karen Sarkisian, che avrebbe completato veramente uno squadrone. Poi la Germania è altra favorita d'obbligo, capitanata da Dirk Schiemann, ma anche tutti gli altri giocatori sono molto forti, e diciamo che con la Danimarca e il UK è la squadra favorita. Gibilterra, squadra simpatia con 3 giocatrici. Grecia, altra squadra abbastanza buona, ma manca qualche giocatore forte. Takis Chazelis ha giocato gli anni scorsi parecchie volte ai tornei CNB. Squadra italiana, campione in carica, capitano Andrea De Zandonatti. Poi abbiamo i nostri grandi maestri, Carlo Melzi, Fernando Bracconi, Giorgio Castellano e Lorenzo Rinaldo, e altri 4 giocatori comunque di ottimo livello. Squadra di casa, Nord Macedonia o Macedonia del Nord. Norvegia,
altra squadra molto molto forte. I due giocatori più rappresentativi sono Elias Kritikos, capitano, e Dagfinn Snarheim, ma anche tutti gli altri, ad esempio John Christian Roiset, ex campione del mondo, quindi squadra veramente molto forte. Ha vinto anche un'edizione del campionato. L'Olanda alla sua prima partecipazione, ma schiera anch'essa parecchi giocatori forti, molto forti. Paulus von Rooyen è ben noto per le sue partecipazioni in Italia, ma ci sono altri giocatori ancora più forti. La Romania, che ha vinto in Germania alcuni anni fa il campionato, non schiera però alcuni dei giocatori più forti, dei grandi maestri. Serbia è anche questa un outsider, non è tra le squadre più titolate. Stati Uniti, diciamo che una buona squadra, ma mancano i pezzi da 90. Manca Victor Askenasi, Wilcox Snellings, Steve Sachs, insomma ne mancano tantissimi. Marty Storer, quindi avrebbe potuto schierare sicuramente una squadra più forte tra le favoritissime. Svezia, altra squadra molto molto forte, tra le 4 più forti. Svizzera, squadra molto omogenea, con Patrick Didisheim che ha vinto l'anno scorso l'individuale a Venezia. Turchia, anche la Turchia non schiera alcuni dei giocatori più forti, come ad esempio Alice Timbelene, che è cresciuto tantissimo ultimamente. Ucraina, che nonostante la guerra è riuscita a schierare all'ultimo una squadra. Anche questi sono, diciamo, outsider, non sono tra i favoriti. Invece UK, Regno Unito, è un'ottima squadra, con Sebastian Wilkinson, Tim Cross, Gus Owen, Rajan Sari, il giovane Rhys Hodges, insomma ottima squadra, sicuramente tra le favorite. L'Ungheria, manca la nostra conosciuta Katalin Vezeli, che ha partecipato diverse volte a tornei CNB. Comunque anche questa è una squadra non tra le favorite. Passiamo al calendario, vediamo che appunto si inizia lunedì, alle 12:30 ci sarà il primo turno, alle 15 il secondo, 17:30 il terzo e 21:30 il quarto. Questi sono gli orari classici che poi si ripetono martedì, col quinto turno, sesto turno, settimo turno. Ecco, c'è una cosa da precisare. Le 26 squadre saranno suddivise in 4 gironi all'italiana. Quindi gironi da 6 o 7 giocatori. Gironi da 6 giocheranno 5 partite. Quelli da 7, 6 partite, ma con un turno di riposo. La prima classificata di ogni girone accederà direttamente ai quarti di finale, quindi 4 squadre ai quarti di finale. Le seconde e le terze si incontreranno nei playoff, quindi la seconda di un girone con la terza dell'altra e viceversa, per determinare le altre 4 squadre che andranno ai quarti di finale. Quarti di finale che saranno mercoledì alle 12:30, alle 15 semifinali e alle 17:30 la finalissima. Cercheremo, connessione permettendo, di trasmettere e commentare tutte le
partite dell'Italia. Speriamo bene, quindi seguiteci e tifiamo tutti per la squadra italiana. Io sono molto ottimista, abbiamo secondo me una squadra molto forte al livello delle prime o molto vicina alle prime, per cui speriamo. Ovviamente non sarà un'impresa facile, ma sono sicuro che i nostri faranno del loro meglio per difendere al meglio il titolo dello scorso anno. Quindi tutti allo schermo a vedere le partite dei nostri. A presto!